Ciao gente, che bello rivedervi! Sono molto felice siate qui, ma non dovrei neanche stupirmi visto che la storia di Fiddler l'avete richiesta proprio voi su Instagram ad agosto, tramite il torneo tra i personaggi più presenti nella saga. Lo so, sono passati mesi e mesi, ma come avrete visto nel mezzo ci sono stati molti altri video importanti, tra cui proprio il filone di Fiddler e Mappo nella dimora fantasma. Si dà il caso che io debba riprendere diversi fatti avvenuti in quella storyline, ma vi avviso che non entrerò troppo nei dettagli perché ne abbiamo appena parlato, perciò vi consiglio di andarvi a recuperare quella serie. Bene, direi che siamo pronti, ma prima amici ribadisco l'importanza delle vostre interazioni con i miei contenuti. Se lasciate il like, commentate e condividete, mi date una grossa mano a diffondere il verbo e per voi è del tutto gratuito. Conto sul vostro aiuto. Ci state? Grazie in anticipo. Si va! Eravamo rimasti nel bel mezzo del deserto quando Icarium e Mappo intervengono a salvare i Malazan e li conducono al tempio. Un paio di giorni di riposo più tardi, il nostro buon zappatore si risveglia, è stato rimesso in sesto da Iskar-al-Pust. La missione del violinista ora ci appare più chiara, passare dal portale all'interno di Tremorlor per arrivare in un batter d'occhio alla dimora fantasma, la casa Azat di Città di Malaz, e da lì andare poi fino a Unta e a It-Kokkan. Iskar-al-Pust annuncia la sua profezia. A Tremorlor uno zappatore stanco riceverà infine la benedizione del suo imperatore. Ocio! Fiddler non può far altro che sentirsi manipolato. Sotto quel loro incontro con Icarium, Mappo e Pust c'è senza alcun dubbio lo zampino del trono d'ombra. Non passa molto tempo che tutti i presenti devono caricarsi le gambe in spalla per inseguire Apsalar, che a sua volta sta inseguendo il padre, Relloc, il servo di Iskaral. Si ha la netta sensazione che la ragazza stia per diventare la nuova Shaik, comandante dell'Apocalisse. Non c'è un momento per riposare. Ben presto però si renderanno conto che la giovane sta andando da tutt'altra parte, Tremorlor, e infatti Relloc e Apsalar vengono raggiunti sulla soglia di un portale che conduce alla Zat. Nel labirinto di radici affamati i combattimenti e i pericoli si susseguono fino a quando le munizioni e i Morant addirittura finiscono. Fiddler lancia la sua ultima granata per scoprire subito dopo che non si tratta di una bomba, ma della famosa conchiglia dell'evocatore di spiriti Tanno. L'aggeggio esplode in un'onda marina devastante che spazza via ogni nemico. Giunti alla casa, a turno provano ad aprire la porta di Tremorlor, ma senza successo. Deve intervenire Moby, che spalanca la porta con un tocco. Ci credo, è stato eletto a guardiano della Zat. Così è troppo facile. Neanche tempo di guardarsi attorno che la campana di un mercante risuona nel cortile. Si tratta di Carpolan Demesand, della corporazione d'arti e mestieri Trigal. Il mago è arrivato via canale direttamente dalla città azzurra per consegnare al violinista una scatola contenente munizioni Morant in regalo da Bello Svelto. Un dono graditissimo. Catapultati in un portale, Fiddler, Relloc, Crocus e Apsalar arrivano finalmente alla dimora fantasma di Città di Malaz. Salutano Gothos, guardiano millenario e misterioso, ed escono. La città è in fermento, ci sono artigli ovunque. Inoltre l'imperatrice è lì presente alla fortezza di Mok. Appare il demone aptoriano con Panek sulle spalle. Si offrono volontari per accompagnarli verso l'incontro con l'amico Kalam. Recuperati il caporale e Minala, Apt li porta in salvo nel canale dell'ombra. Kalam afferma di non aver ucciso l'Asin, anzi, di aver cambiato idea. Il gruppo si trova al cospetto del dio dell'ombra che concede a ognuno un desiderio, come farebbe il genio della lampada in pratica. Fiddler non vuole tornare tra gli arcieri dei ponti, ma non vuole nemmeno restare a marcire senza far nulla, perciò richiede di potersi arruolare tra le nuove reclute che stanno partendo per aggiungersi alle truppe dell'aggiunto a 7 città. C'è una ribellione da sedare in quella zona. Caro violinista, è una scelta saggia la tua? Lo scopriremo nelle prossime sezioni. Nel terzo volume il protagonista di questa serie video non appare, eppure ci sono diversi riferimenti che dobbiamo assolutamente approfondire. Per prima cosa ci viene mostrato uno strumento, un oggetto che è stato legato a doppio nodo con la figura del violinista.
Si tratta di un pesantissimo tavolo costruito dagli arcieri dei ponti durante la campagna del bosco di Mott, che è stato teatro di numerosi giochi di carte col mazzo dei draghi di Fiddler. Gli irregolari di Mott hanno poi invaso l'accampamento e se ne sono impossessati, e ora lo vediamo come tavolo delle mappe nella tenda dell'alto comandante Caladan Brood. Più avanti nel romanzo, Whiskey Jack racconta a Nomander Rake la vicenda della nascita degli arcieri di ponti. Durante l'inseguimento attraverso il deserto di Raraku, il violinista indossava sulla testa un elmo riccamente ornato che apparteneva a un santo protettore ucciso da Dassem Ultor, e dietro la schiena portava un violino rotto. Lo aveva acquistato a Città di Malaz, ma gli scarsi tentativi di imparare a suonarlo portarono Edge a spaccarlo con un pugno. Whiskey Jack in quell'occasione lo ha chiamato violinista e da quel momento è nato il soprannome. Ve lo ricordavate? Comunque, proprio durante l'inseguimento di Ben, Fiddler ha detto al comandante di avvertire una brutta sensazione e Edge ha consigliato di prestargli ascolto. Le intuizioni del ragazzo non hanno mai sbagliato. Infatti è stato proprio il Falari a scoprire che Kalam stava comunicando con Ben lo Svelto. Ah, che bella storia questa! Dopo l'assedio di Capustan, Ben lo Svelto recupera una scatola di munizioni Morant dai rifornimenti per affidarla alla corporazione Trigal perché la consegna al violinista a 7 città. La spedizione giungerà appena in tempo, poco prima dell'ingresso a Tremorlor, come abbiamo visto. I riferimenti al nostro protagonista in questo volume finiscono qui. Nel quarto volume della saga, il nostro zappatore preferito si è arruolato di nuovo con il nome di Strings. Dato che fa parte di un'armata formata per la maggior parte da reclute, è stato subito incaricato di occuparsi di una squadra con il grado di sergente. Il tenente Ranal, suo superiore, lo vede come un disertore, ma Fiddler gli fa notare che i disertori non tornano ad arruolarsi. Diciamo che questo soprannome ha veramente una breve durata, forse resiste fino al viaggio fino ad Aren, ma una volta arrivato viene riconosciuto da alcuni vecchi compagni, Gessler e Stormy in primis. La nuova squadra è composta dal caporale Tarra, il presunto mago Bottle, lo zappatore veterano Cuttle, Smiles e Korik. Il sergente Strings si fa immediatamente notare in 2 occasioni in cui possiamo apprezzare sia la sua enorme esperienza nello stare in mezzo ai soldati, sia la sensibilità e l'acutezza che lo contraddistinguono. Durante la dunata dell'esercito davanti all'aggiunto, lui e Cuttle riescono a mettere in riga tutti piazzando una munizione morante. Guarda caso, dopo l'esplosione, le reclute se ne rimangono belle zitte in silenzio. Il problema successivo sorge quando Grub, un bambino salvato dalla catena dei cani, attraversa lo spiazzo antistanti militari agitando un bell'osso sbiancato dal sole. Superstiziosi come sono, i soldati hanno subito collegato la vicenda a un presagio di morte per la missione che stanno per affrontare. Del violinista è stata l'idea di inghiottire il presagio anziché combatterlo. Come? Prendendo ossa e ossicini vari e rendendoli parte delle loro uniformi. Da qui la compagnia inizia a chiamarsi i cacciatori di ossa e lo stendardo identificativo ha un osso come simbolo. Durante la marcia verso Raraku, Fiddler si dimostra un abile mentore per le reclute. Riesce a capire quali sono i punti di forza di ognuno e soprattutto li tiene compatti e uniti quando invece sono stanchi morti e vorrebbero ammazzarsi a vicenda, visto che ancora non si conoscono. Bottle riesce a carpire qualche informazione sulla situazione a Genabakis e quando il violinista viene a sapere che i suoi vecchi compagni arcieri dei ponti sono morti a Corallo, lo assale un profondo senso di vuoto e disperazione. Si interroga sul suo ruolo, sul futuro, ricordando il passato e chi lo ha accompagnato fino a lì. Una parte di lui vorrebbe scappare il più lontano possibile e cambiare vita, ma l'unica cosa che sa fare è quella, il soldato. Gessler si siede con lui e cerca di farlo ragionare e così capisce che ora le cose sono diverse rispetto a quando era un arciere di ponti. Adesso ha dei nuovi compagni che contano su di lui e di cui si deve occupare, la sua squadra. Abbandonarli è la cosa peggiore che può fare. Nemmeno il tempo di piangere i suoi amici che si trova a dover consolare Temul, il giovane Wiccan a capo della tribù. Gli altri guerrieri non lo rispettano come dovrebbero, perciò Fiddler gli consiglia di togliere loro i cavalli e farli marciare a piedi per qualche giorno, con il permesso dell'aggiunto, ovvio. Poco più tardi il veterano è uno dei primi a incontrare la tribù a cavallo delle Lacrime Bruciate, guidata dal condottiero Gal. Una bella sorpresa per i cacciatori di ossa, che hanno acquisito in un sol colpo una forza di cavalleria pari a 3000 unità. Tanta roba.
Nel deserto, di notte, Fiddler si aggira per l'accampamento senza riuscire a prendere sonno, quando sente per l'ennesima volta un canto triste e decide di investigare. Trova Neil e Nether mentre eseguono un rituale nel tentativo di contattare lo spirito di Sormo e Nath, ma ciò che avviene è ben diverso. Uno spirito viene effettivamente evocato, ma di certo non è quello dello stregone Wiccan, tant'è che non si rivolge ai due ragazzi, ma al violinista. Gli dice che la sua famiglia lo attende a Raraku, dove la canzone vaga cercando una dimora e dove la dea dovrà essere sconfitta. Il canto continua anche dopo la visione, ma il soldato se ne rende conto solo dentro la sua testa. Per distrarre le squadre dalla fatica della marcia e delle incursioni notturne dei ribelli guidati da Leoman, i sergenti Borduk, Gessler e Strings hanno indetto una gara tra scorpioni. Quest'ultimo ha furbamente scelto il merda di uccello che ha chiamato Joyful Union, il più piccolo e brutto fra i tre. Al momento della sfida però Joyful si rivela essere il più letale e vince facilmente lo scontro, rendendo felici e ricchi i membri della squadra di Fiddler. Quella stessa notte le squadre tendono un'imboscata ai guerrieri del deserto guidati da Leoman e proprio Cuttle e Fiddler hanno un incontro ravvicinato con Korab. Il giovane riesce a salvarsi da una bomba Morant piazzandoci sopra un elmo. La missione ha avuto un esito piuttosto fallimentare perché sono morti molti Malazan e Strings se ne assume la responsabilità cercando di capire dove abbiano sbagliato. Alla fine comunque il nemico è stato respinto. Poco prima della battaglia contro Sheik e la sua armata ribelle, alle porte di Raraku, il violinista viene assalito, in modo molto doloroso, dal solito canto che sente dentro di sé. Per sua fortuna, l'Erezal interviene a placare la canzone e la sofferenza tramite l'intercessione di Bottle. Tramite il dialogo con il mago, Fiddler capisce che l'evocatore di spiriti Kimlock, incontrato a Elithan, ha rubato la sua storia e ne ha fatto una canzone per gli arsori dei ponti. Questo comporta che il soldato è chiamato a Raraku per risvegliare gli spiriti della sua vecchia compagnia, un primo passo verso l'ascendenza per tutti loro. Durante la convergenza finale il sergente parla con i membri della sua squadra, è una stranissima sensazione. Sembra quasi che alcuni suoi amici siano coinvolti nel combattimento e stiano lottando nell'accampamento di Sheik. Intuizione più che corretta. Dopo la sconfitta e la morte della prescelta di Drina, alcune squadre, tra cui quella di Strings, vengono guidate dall'inetto tenente Ranalla all'inseguimento di Leoman e i suoi guerrieri. Neanche a dirlo che finiscono in una bella imboscata nel bel mezzo di una tempesta di sabbia. Qui avviene qualcosa di assurdo, incredibile. Korab raccoglie la sacca di munizioni morante di Fiddler e ne accende una o più mice. Abbandona il carico e parte l'esplosione che ammazza il tenente Ranal e forse qualche altro soldato. Il violinista riesce a salvarsi solo grazie allo spirito di Edge, che dopo averlo atterrato e protetto facendogli da scudo, lo sbeffeggia e lo saluta, dicendogli che si rivedranno in futuro. L'avvenimento lascia basito il Falari, ma conferma a lui come a tutti noi lettori che gli arsori dei ponti, in qualche modo, sono tornati. Il nostro sguardo sulla casa delle catene si chiude con Ben lo Svelto e Kalam che compaiono da un portale per abbracciare dopo tanto tempo il loro vecchio amico dai capelli rossi. Carissimi, grazie per aver guardato fin qui, spero che questa puntata vi sia piaciuta e se così fosse vi chiedo di lasciare un like, commentare con la vostra parte preferita e condividere con qualche amico appassionato di Malazan. Ve lo chiedo con maggior forza oggi data la complessità che comporta scrivere video come questi, potete immaginarlo anche voi. In descrizione trovate tutti i link di cui potreste aver bisogno, tra cui quello di Ko-fi per chi può sostenere il canale con una anche piccola donazione. La storia di Fiddler continua nella parte 3. Non mancate! Ciao gente!